Ciao a tutti e ben ritrovati. In questo video farò vedere come costruire un semplice elettromagnete nel giro di 3 minuti. Quindi la cosa più veloce è partire dalle comuni elettrovalvole. In commercio ne esistono di vari tipi a seconda del tipo di attacco che desiderate o la portata, la grandezza, eccetera, eccetera. Ma essenzialmente sono fatte tutte da un solenoide che va a pilotare la valvola per l'aria o per l'acqua. I solenoidi li trovate anche in altri componenti, come per esempio gli attuatori per i cancelli, eccetera, eccetera. Io nel mio caso ne avevo uno proveniente da una vecchia elettrovalvola e quindi userò quello. Qui nello schema vedete come è fatta una valvola e il relativo solenoide che è quello nella parte superiore. Naturalmente se non avete una valvola a vostra disposizione non andate ad acquistare una valvola per poi distruggerla e ricavare solamente il solenoide, ma acquisterete il singolo solenoide. Vediamo ora come è fatto un elettrocalamita. L'elettrocalamita non è nient'altro che un avvolgimento in cui è presente un traferro all'interno dell'avvolgimento stesso, in genere fatto di materiale che è magnetizzabile, in genere ferro dolce. Quindi diciamo che questo avvolgimento sarà appunto il nostro solenoide, al quale poi forniremo la corrente necessaria. Anche in questo caso di elettromagneti ne esistono diversi tipi, a seconda della forza necessaria, dell'assorbimento di corrente, la dimensione, eccetera, eccetera. Comunque se date un'occhiata su eBay o su AliExpress o su qualche altro sito ne troverete veramente una grande varietà. Quindi, come dicevo prima, io avevo una vecchia valvola a disposizione, l'ho smontata e ho estratto il solenoide che è quello che vedete in figura. Lasciatemi dire che il solenoide non ha una polarità, potete tranquillamente invertire l'alimentazione il più con il meno, ma funzionerà sempre nello stesso modo. Ecco, in figura vedete il traferro che era presente nella versione originale e anche qui lasciatemi dire che il traferro era cavo, quindi non è proprio adatto. Diciamo il traferro è meglio che sia pieno perché si riesce a ottenere una forza magnetica maggiore. Allora a questo punto cosa ho fatto? Ho preso una semplice vite, non è proprio del diametro giusto, però a scopo dimostrativo va più che bene. Naturalmente se ne realizzerete una esattamente dello stesso diametro avrete una forza di attrazione molto maggiore. Ed ecco la dimostrazione. Come vedete, dando corrente, come dicevo prima, la polarità può anche essere invertita, però dando corrente vedrete quella molla in figura che è ferro che verrà attirata verso il magnete stesso. Infatti se la allontano e lascio comunque l'elettromagnete polarizzato, vedremo che, come si può vedere dalla figura, viene riattirata verso l'elettromagnete stesso. Diamo un'occhiata infine all'assorbimento di corrente. Questo era un solenoide che funziona a 24 volt. Con 24 volt assorbiamo circa 220 mA, quindi una potenza di circa 5 watt, che è sufficiente a permettere la trazione della molla come abbiamo appena visto. Ecco, questo è quanto. Ho detto che sarei stato breve entro i 3 minuti e in effetti sono passati circa 3 minuti. Lascio a voi eventuali realizzazioni ed eventuali commenti. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.